Ciao a tutti, oggi parleremo di rinvaso, più in particolare del rinvaso di Dionea muscipula. Ma quando è il periodo più adatto per rinvasare le nostre piante? Ci sono parecchi pareri discordanti su qual è il periodo ideale per rinvasare le nostre piante. Io personalmente preferisco fare tale operazione nel periodo invernale, nel periodo che va da febbraio a metà marzo circa, poi dipende anche dall'andamento stagionale e dalla zona in cui uno vive. Questo perché sappiamo che in inverno le nostre piante vanno in quello che viene indicato con il nome di riposo vegetativo, ovvero una sorta di letargo in cui la pianta trattiene le proprie energie per poi riutilizzare la primavera successiva. Il rinvaso è comunque un'operazione che causa stress alla pianta. Facendola appunto nel periodo invernale, questo stress viene attenuato. Nei prossimi video vi farò vedere come si procede alla pratica del rinvaso di Dionea e cosa serve per fare tale operazione. Io in questo recipiente ho messo torba e perlite in quantitativo di 50 e 50 immersa in acqua distillata. Solitamente io lascio la torba e la perlite in acqua all'incirca per 2-3 giorni in modo che la torba si possa idratare perfettamente per poi procedere al nostro rinvaso. Quindi tutto ciò che ci serve è il nostro substrato di torba, perlite immerso in acqua distillata, un vasetto, in questo caso io utilizzo i vasetti quadrati, infatti vi faccio vedere il motivo, sono molto meglio a livello anche di spazio. Quelli tondi vanno benissimo lo stesso e la nostra piantina da rinvasare. Adesso vi faccio vedere come si procede a un rinvaso. Se nella torba trovate dei pezzi un po' più grossolani, il mio consiglio è di sminuzzarli per rendere poi il substrato più omogeneo. Quindi prendiamo un quantitativo di torba, lo strizziamo per non renderlo appunto troppo umido e lo inseriamo all'interno del nostro vasetto in questo modo, in modo da riempire tutto uniformemente. Lo facciamo fino a quando non l'abbiamo riempito completamente, come in questo caso. Ok, fate attenzione a riempirlo in modo uniforme. Ok, dopo aver riempito il vasetto in questo modo, pensiamo a collocare la pianta. Allora, questa è la pianta che io devo rinvasare. Ci sono delle parti nere, quindi sono delle foglie vecchie che possiamo rimuovere con l'ausilio anche di una forbicina per una pulizia, diciamo, della pianta. Possiamo levare le parti nere anche in questo caso. Ok, anche qui vedo che c'è una fogliola vecchia. Allora, per quanto riguarda il rinvaso, la cosa importante è che la radice e la parte bianca, ovvero il rizoma, siano completamente all'interno della torba. Questo è importante perché appunto, essendo un substrato povero di elementi, questi devono essere ben messi all'interno. Quindi procediamo al centro del vaso con un dito a fare una sorta di buchino, ok? Dove inseriremo la nostra pianta facendo attenzione di inserire le radici e il rizoma, ok? Una volta che la pianta è stata inserita, possiamo con la torba circostante andare a fare una leggera pressione per, diciamo, fissare ulteriormente la pianta alla nostra torba. Io ad esempio ho trovato molto utile anche l'utilizzo dello sfagno, perché appunto mantiene una sorta di idratazione intorno alla pianta, soprattutto nel periodo estivo. Quindi, volendo, possiamo inserire anche intorno alla nostra pianta un po' di sfagno. C'è anche chi lo avvolge intorno al rizoma, dunque la parte bianca, e poi lo interra, diciamo, insieme alla piantina. Cosa importante, dopo che viene fatta tale operazione, la pianta ha bisogno di stare per 2 o 3 giorni non al sole diretto, perché questa operazione comporta uno stress
per la pianta. Dunque il sole diretto provocherebbe dei danni come le bruciature delle foglie o comunque potrebbe portare anche alla morte della pianta. Quindi un consiglio che vi do è di mettere la pianta in un posto sì soleggiato, quindi deve stare comunque fuori, come ben sappiamo anche dai video precedenti, queste sono piante che devono stare fuori, e comunque non ai raggi solari per evitare appunto bruciature o il deperimento della pianta. Sempre messa in un sottovaso con un quantitativo di acqua all'incirca anche a metà se si parla d'estate, oppure di mezzo centimetro se si parla di inverno. Grazie per aver guardato il video, se ti è piaciuto metti un like ed iscriviti al canale. Ciao, alla prossima!